Per secoli Roma dominò il Mediterraneo, ma a Oriente esisteva un impero capace di fermarla. Un popolo di cavalieri, maestri dell'arco, velocissimi e imprevedibili. Nemici che combattevano in un modo che i romani non avevano mai visto. Interi eserciti finirono intrappolati nelle pianure della Mesopotamia. I generali considerati invincibili vennero sconfitti. Perfino Roma imparò a temere un nome: i Parti. Un regno nato quasi dal nulla, che riuscì a costruire uno degli imperi più potenti dell'antichità e a contendere il controllo dell'Oriente alla più grande potenza del mondo. Nel video di oggi ripercorreremo la storia del regno dei Parti, dalla sua origine nelle steppe dell'Asia fino alla creazione dell'impero che metterà in crisi Roma per quasi 3 secoli. Questa è la storia del più grande rivale della Repubblica e dell'impero romano. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Nel III secolo a.C. il grande impero seleucide domina gran parte dell'Oriente, dalla Siria fino ai confini dell'India. Sembra uno stato destinato a durare per sempre. Eppure, nelle vaste pianure a nord-est dell'Iran sta nascendo qualcosa di nuovo. Qui vivono popolazioni nomadi, abituate a spostarsi continuamente. La loro vita ruota ovviamente attorno ai cavalli, alla caccia e alla guerra. Fin da bambini imparano a cavalcare e a tirare con l'arco, competenze che diventeranno la loro arma più temibile. Quando pensiamo ai Parti, immaginiamo subito un grande impero. In realtà, all'inizio, erano molto lontani dall'essere una potenza. Erano una tribù tra le tante che popolavano le immense steppe dell'Asia centrale, ma avevano una qualità che avrebbe cambiato la storia. Sapevano adattarsi molto bene. Tra queste popolazioni emerge una tribù chiamata Parni, appartenente alla grande confederazione dei Dahae. Per decenni si spostano tra le steppe alla ricerca di nuovi territori. Non costruiscono città monumentali e non possiedono grandi eserciti permanenti. La loro forza è il movimento, la rapidità e la perfetta conoscenza del territorio. Alla guida dei Parni compare un uomo destinato a entrare nella storia. Stiamo parlando di Arsace. È lui che intorno alla metà del III secolo a.C. decide di approfittare della crisi dell'impero seleucide. Mentre i sovrani ellenistici combattono guerre dinastiche e affrontano ribellioni in tutto il loro territorio, Arsace colpisce. Ed è proprio questo uno degli errori più frequenti che commisero i Seleucidi. Erano infatti troppo impegnati a difendere un impero immenso, ma più il loro potere si indeboliva, più nuove realtà iniziavano a crearsi nelle periferie, e tra queste ci sarà proprio la Partia. Arsace conquista la satrapia della Partia, una regione situata nell'attuale Iran nord-orientale. Può sembrare una conquista di poco conto. In realtà è il primo passo verso qualcosa di molto più grande. Per la prima volta nasce uno stato indipendente capace di sfidare direttamente l'autorità seleucide. Da quel momento il nome di Arsace diventa il simbolo della nuova dinastia. Tutti i sovrani che gli succederanno si considereranno suoi eredi. Per questo motivo la dinastia partica sarà conosciuta anche come dinastia Arsacide. All'inizio nessuno avrebbe potuto immaginare che quel piccolo regno nato ai margini dell'impero seleucide sarebbe diventato nel giro di pochi decenni una delle più grandi potenze del mondo antico. Ma la vera forza dei Parti non era soltanto il loro territorio, era il loro esercito. Un esercito che avrebbe rivoluzionato il modo di combattere e che avrebbe inflitto a Roma alcune delle sconfitte più umilianti della sua storia. Fin dall'inizio i Parti capiscono una cosa fondamentale: non possono affrontare i grandi eserciti ellenistici sul loro stesso terreno. Le enormi falangi macedoni dominano le battaglie campali. I Parti invece combattono in modo completamente diverso. La loro forza è il movimento, la velocità e soprattutto l'imprevedibilità. Se i macedoni avevano rivoluzionato la guerra con la falange, i Parti lo faranno col cavallo. Per loro infatti il cavallo non è solo un mezzo di trasporto, è parte integrante del guerriero. Ogni guerriero parto cresce imparando a cavalcare fin da bambino, ma soprattutto impara a usare l'arco composito, un'arma piccola e leggera, ma incredibilmente potente. La loro tattica preferita è sorprendere. Loro attaccano, scagliano una pioggia di frecce, poi sembrano ritirarsi. Il nemico così li insegue, ed è proprio in quel momento che si voltano improvvisamente continuando a tirare con precisione. È la celebre freccia partica, una tecnica che diventerà leggendaria. Immaginate adesso di far parte di una legione romana, abituata a combattere contro nemici che la aspettano. Ora invece si ritrova davanti una formazione che non vuole essere raggiunta,
che colpisce, si ritira, sembra scomparire e poi continua a logorare il nemico. È una guerra completamente diversa. Ma i parti non disponevano soltanto di arcieri a cavallo. Possedevano anche una cavalleria pesante, i celebri catafratti, uomini e cavalli completamente ricoperti da robuste armature metalliche. Quando gli arcieri avevano ormai disorganizzato il nemico, entravano in azione loro, con una devastante carica frontale. La combinazione tra arcieri mobili e cavalleria pesante rendeva l'esercito parto uno dei più moderni dell'antichità, un esercito difficile da raggiungere e ancor più difficile da sconfiggere. Questa superiorità permise ai parti di fare qualcosa che all'inizio sembrava impossibile: trasformarsi da piccolo regno regionale a una grande potenza dell'Oriente. Dopo Arsace, il giovane regno continua lentamente a crescere. I Seleucidi sono sempre più deboli. Le guerre civili si susseguono. Le province orientali vengono trascurate. Per i parti è l'occasione perfetta. Come abbiamo visto nel video sull'impero Seleucide, mentre i sovrani ellenistici continuavano a combattersi tra loro, un nuovo protagonista stava emergendo. E quel protagonista non aveva nessuna intenzione di fermarsi. Il vero artefice della grande espansione partica è Mitridate I. Sale al trono intorno al 171 a.C. ed è uno dei più grandi sovrani della storia dell'impero. Sotto il suo regno vengono conquistate la Media e la Mesopotamia. Sono territori ricchissimi, cuore dell'antico impero persiano. Con queste conquiste, il piccolo regno fondato da Arsace si trasforma definitivamente in un impero. Una dopo l'altra cadono città prestigiose: Seleucia sul Tigri, Babilonia, antichi centri del potere seleucide. L'equilibrio dell'Oriente cambia completamente. È un passaggio storico enorme. Per la prima volta dopo Alessandro Magno, l'Oriente non è più sotto il dominio dei Greci. Sta infatti tornando nelle mani di una dinastia orientale. Nel giro di pochi decenni, i Parti sostituiscono progressivamente i Seleucidi come principale potenza dell'Asia occidentale. Ma mentre a Oriente nasce un nuovo impero, a Occidente un'altra potenza continua ad avanzare. Stiamo parlando di Roma. Le due espansioni sono ormai destinate a incontrarsi. All'inizio, nessuna delle due comprende davvero la forza dell'altra, ma lo scontro è ormai inevitabile. E quando arriverà, entrerà nella storia come una delle più clamorose sconfitte dell'esercito romano. Nel I secolo a.C., Roma è ormai la potenza dominante del Mediterraneo. Ha sconfitto Cartagine, ha conquistato la Grecia, ha trasformato la Siria dall'ultimo territorio dei Seleucidi in una provincia romana. Per molti sembra che nessuno possa più fermare le sue legioni, ma a Oriente esiste ancora un impero indipendente, l'impero dei Parti. Per la prima volta nella sua espansione, Roma incontra un avversario completamente diverso da tutti quelli affrontati fino a quel momento. Non una città e non una lega di stati, ma un grande impero, ricco e organizzato, e soprattutto perfettamente adattato al proprio territorio. Nel 53 a.C. il triumviro Marco Licinio Crasso decide di invadere la Mesopotamia. Vuole ottenere una gloria militare pari a quella di Cesare e Pompeo. È convinto che i Parti siano un nemico che può essere facilmente sconfitto. Sottovaluta completamente il suo avversario. Le legioni attraversano l'Eufrate, entrano in un territorio sconosciuto, lontano dalle proprie basi, inseguendo un esercito che sembra non voler mai combattere. Ed è proprio qui che sta l'errore, perché i Parti non combattevano come tutti gli altri, non cercavano mai lo scontro frontale, lasciavano invece la scelta del terreno direttamente al nemico, e poi lo trasformavano in una trappola mortale. Il luogo scelto è Carre, una vasta pianura perfetta per la cavalleria partica. Qui il generale Surena prende il comando dell'esercito. Non dispone di decine di migliaia di uomini, ma conosce perfettamente il proprio modo di combattere. Le legioni vengono accerchiate. Gli arcieri a cavallo iniziano a colpirle da ogni direzione. Le frecce non smettono mai di arrivare. Ogni tentativo romano di inseguire il nemico fallisce. I Parti si allontanano, poi tornano, continuano a colpire per ore. Quando i romani sono ormai esausti, entrano in azione i catafratti. La loro carica spezza definitivamente la resistenza delle legioni. La battaglia è perduta. Crasso tenta di trattare, ma durante l'incontro viene ucciso. Secondo la tradizione, i Parti gli versarono oro fuso in bocca, un gesto simbolico, per ricordare che la sua avidità lo aveva condotto alla rovina. La battaglia di Carre è una delle peggiori sconfitte della storia romana. Per la prima volta,
Roma comprende che a Oriente esiste un nemico che non può essere affrontato con le stesse tattiche usate nel Mediterraneo. Dopo Carre, cambia completamente l'equilibrio politico del vicino Oriente. Da una parte c'è Roma, dall'altra l'impero partico. L'Eufrate diventa il confine tra due delle più grandi potenze del mondo antico. Da questo momento in poi non si parlerà più soltanto di guerre. Per quasi 3 secoli, Roma e la Partia vivranno un equilibrio fatto di battaglie, diplomazia, alleanze e provocazioni continue. Nessuna delle due però riuscirà mai a distruggere completamente l'altra. Anche Marco Antonio tenta di vendicare la sconfitta di Crasso. Organizza una gigantesca spedizione. Ma ancora una volta il territorio, il clima e la mobilità dell'esercito parto rendono impossibile una vittoria decisiva. I romani sono costretti a ritirarsi. Sarà Augusto che sceglierà una strada diversa. Non una nuova invasione, ma la diplomazia. Nel 20 a.C. riesce a ottenere la restituzione delle insegne perdute a Carre. Per Roma è una vittoria simbolica enorme, senza combattere. Nonostante le guerre, tra i due imperi continuano anche gli scambi commerciali. Attraverso la Partia passano merci provenienti dall'India e persino dalla Cina, tra seta, spezie e pietre preziose. L'Oriente e il Mediterraneo rimangono strettamente collegati. È uno degli aspetti più affascinanti della storia. Due imperi possono essere acerrimi nemici, ma dipendere l'uno dall'altro per commercio e ricchezza. Per oltre 400 anni, gli Arsacidi governano uno degli imperi più importanti dell'antichità. Respingono numerose invasioni romane, mantengono il controllo della Mesopotamia e dell'Iran, e diventano il punto di incontro tra il Mediterraneo e l'Estremo Oriente. Ma nessun impero è destinato a durare per sempre, e anche quello dei Parti inizierà lentamente a mostrare i primi segni di cedimento. Per quasi 5 secoli, i Parti dominano il vicino Oriente, respingono i Romani, controllano le grandi rotte commerciali, governano un impero immenso. Ma proprio come era accaduto ai Seleucidi, anche il loro potere inizia lentamente a indebolirsi. La forza dei Parti era sempre stata la loro capacità di unire popoli molto diversi, ma con il passare dei secoli il controllo del potere centrale diventa sempre più difficile. Le grandi famiglie nobili acquisiscono un'influenza enorme e il re fa sempre più fatica a imporre la propria autorità. L'impero partico non era uno stato fortemente centralizzato come quello romano. I sovrani arsacidi dovevano continuamente negoziare con le potenti famiglie aristocratiche. Molti governatori locali amministravano le proprie terre con grande autonomia. Questo sistema aveva garantito stabilità per secoli, ma nei momenti di crisi diventa una grave debolezza. Anche Roma continua ad approfittare delle difficoltà interne. Imperatori come Traiano, Lucio Vero e Settimo Severo lanciano grandi campagne contro i Parti. Alcune città vengono conquistate. Perfino Ctesifonte, la capitale imperiale, cade più volte nelle mani romane. Ma nessuna conquista dura a lungo. L'impero riesce sempre a sopravvivere. Alla fine però il colpo decisivo non arriverà da Roma. Arriverà dall'interno, come era già successo per tanti grandi imperi della storia. All'inizio del III secolo d.C. emerge un nuovo sovrano, Ardashir, governatore della Perside, discendente di una potente famiglia locale. Ardashir inizia rapidamente a conquistare i territori vicini. Uno dopo l'altro sconfigge i governatori fedeli agli Arsacidi. Sempre più nobili passano dalla sua parte. Nel 224 d.C. l'ultimo re parto, Artabano IV, affronta Ardashir nella battaglia di Ormozdan. Lo scontro è decisivo. Gli Arsacidi vengono sconfitti. Artabano muore sul campo di battaglia. Dopo quasi 5 secoli, l'impero partico cessa di esistere. Al suo posto nasce un nuovo regno, l'impero Sassanide, una nuova grande potenza persiana destinata a diventare il principale rivale di Roma e successivamente dell'impero bizantino. I Parti erano scomparsi, ma il loro mondo no. I Sassanidi ereditano infatti gran parte del loro territorio, delle loro tradizioni e soprattutto del loro ruolo, quello di grande potenza dell'Oriente. Per quasi 500 anni i Parti dominarono il cuore dell'Asia, difesero l'Oriente dall'espansione romana, controllarono le grandi vie commerciali tra Mediterraneo, India e Cina, trasformarono un piccolo regno nato nelle steppe in uno degli imperi più potenti dell'antichità. Furono il primo grande regno capace di fermare davvero Roma, dimostrando
che le legioni non erano invincibili e che il destino del mondo antico si decideva tanto sulle rive del Tevere quanto nelle pianure della Mesopotamia. Ma mentre i Parti costruivano il loro impero, molto più a est esisteva un altro regno nato dalle conquiste di Alessandro Magno, uno dei più lontani, uno dei più affascinanti e forse il meno conosciuto, la Battriana. Nel video di oggi abbiamo visto come un piccolo popolo di cavalieri riuscì a costruire un impero capace di sfidare Roma. Ma la storia dei regni successori non finisce qui, perché esiste un regno che ha portato la cultura greca fino ai confini dell'India, creando così l'incontro tra civiltà più straordinario dell'intera antichità. Ed è proprio da lì che ripartiremo nel prossimo video di Polis.